In inverno la natura vive il suo ciclico riposo vegetativo, ma il saggio intervento dell'uomo è necessario tanto in campagna quanto in cantina. Sono docente presso l'Istituto Umberto I di Alba, conosciuta come Scuola Enologica di Alba. Alle nostre spalle c'è il castello di Grinzane, che è un castello molto particolare e ricco di storia, anche perché Cavour ha soggiornato presso questo castello ed è qui che si è appassionato all'agricoltura, è qui che ha iniziato quindi gli studi e tutta una serie di attività per valorizzare quella che era la viticoltura e quello che è stato tutto il mondo legato alla produzione del Barolo. Questi vigneti che hanno fatto la storia del Barolo sono oggi a disposizione degli studenti e i professionisti di domani vengono ad esercitarsi, a fare la formazione tecnica e pratica per imparare al meglio le tecniche di potatura da utilizzare in campo. In inverno le viti sono in una fase di riposo, anche perché sono arrivate da una lunga stagione che si è conclusa con la vendemmia, quindi le viti hanno dovuto fare un grosso lavoro, un grosso sforzo per far maturare le uve perché potessero essere al top per la produzione dei grandi vini. E quindi non c'è linfa, non c'è attività e quindi proprio in questa fase la pianta accetta che vengano fatti dei tagli per andare principalmente a ridurre il vigore. Con la potatura secca il viticoltore va a scegliere il tralcio migliore per la pianta, perché questa abbia il giusto numero di gemme, la giusta carica di gemme, perché possa essere in equilibrio e perché possa quindi dare una giusta produzione, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Inoltre va a togliere, va a eliminare tutti quei rami, tutti quei tralci che non servono più o che sono superflui. Vediamo qui la classica forma di allevamento diffusa in Langa, Roero, Monferrato e la forma di allevamento a controspalliera. Controspalliera perché ad una spalliera artificiale fatta di pali di testata, pali intermedi e un sistema di fili che creano un'orditura, si crea una spalliera su cui si fanno sviluppare le viti. Il sistema di potatura tipico della zona è quello a Guyot. È caratterizzato dal fatto di avere un rinnovo annuale del capofrutto, cioè ogni anno andiamo a rinnovare quello che è il tralcio da cui si originano i germogli che portano i grappoli, che quindi danno origine alla produzione. Questo sistema di potatura prevede di fare ogni anno 3 tagli, un taglio del passato, un taglio del presente e un taglio del futuro. Con il taglio del passato noi andiamo a eliminare tutto ciò che non serve più, quindi tutti i tralci che hanno dato origine a produzione nell'anno precedente o che non sono utili per la produzione annuale. Con il taglio del presente invece andiamo a identificare il capo a frutto, cioè il tralcio che poi piegato darà origine ai germogli alla produzione dell'anno, e con il taglio del futuro andiamo a individuare un piccolo pezzetto di legno, un piccolo tralcio della lunghezza di 2 gemme, chiamato anche sperone, che servirà per impostare la potatura dell'anno successivo. Dopo la potatura secca invernale, l'altra operazione fondamentale che il viticoltore fa in vigneto è quella della piegatura e legatura del capofrutto sul filo. Questa operazione è importante perché alla ripresa vegetativa la linfa che scorre all'interno del capofrutto potrà in maniera omogenea e equilibrata andare ad alimentare tutte le diverse gemme presenti sul capofrutto. Il viticoltore spera che le nevicate siano sempre abbondanti, questo perché la neve crea una grossa riserva idrica. Il fatto che la neve rimanga sul terreno e poi si sciolga lentamente piano piano fa sì che il terreno possa trattenere proprio tutta l'umidità, tutta l'acqua, e questo serve da bacino, da polmone per alimentare poi le viti, le piante lungo la stagione primaverile e fino a tutta la stagione estiva. Siamo nel locale affinamento in legno della cantina sperimentale della Scuola Enologica di Alba, struttura storica
è un laboratorio per l'esercitazione degli alunni e produciamo anche diversi vini. Nei mesi invernali si effettuano alcuni interventi di stabilizzazione sia tartarica, e quindi per quanto riguarda le possibili precipitazioni di sali poi in futuro in bottiglia, e di stabilizzazione colloidale proprio per evitare che in bottiglia successivamente si verifichino dei residui di sostanze indesiderate. Noi utilizziamo sostanze naturali che ci permettono di far precipitare velocemente queste piccole particelle chiamate colloidi e rendere il vino appunto stabile. Si effettuano anche quelle operazioni di governo dei vini in legno, quindi si effettuano delle analisi per verificare se alcune sostanze stanno aumentando o sono stabili. La colmatura è quell'operazione che consiste nel rabboccare i contenitori in legno di quella piccola percentuale di liquido che fisiologicamente cala, chiamata la frazione degli angeli, perché il legno traspira e di conseguenza una parte di liquido contenuto appunto nelle botti alla fine evapora e il contenuto cala. Tutte le operazioni vengono eseguite dagli alunni.